Cosa è cambiato in Russia dopo l'inizio del conflitto e l'imposizione delle sanzioni? Queste famose sanzioni ne abbiamo sentito parlare tanto, ma in concreto che cosa è cambiato per i russi? Wake up, today's gonna be a good day. 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 Benvenuti e bentornati su Italian Globetrotters. Oggi parleremo di come è cambiata la vita per milioni di russi dopo l'inizio delle sanzioni. Esploreremo i temi come la libertà, i cambiamenti economici, le restrizioni, le difficoltà sociali, sicurezza, lavoro e vi daremo tutte le informazioni importanti e necessarie per chi vuole trasferirsi all'estero o è solo curioso di sapere com'è la vita ad oggi in Russia. Intervisteremo Sydney, una donna italiana che ha vissuto in Russia per ben 12 anni e ha assistito in prima persona a questi cambiamenti all'interno del paese. È un'intervista molto interessante, ricchissima di informazioni, quindi io non vi voglio avvantaggiare altro, vi lascio all'intervista, vi auguro buona visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao Sydney, come stai? Ciao, tutto bene? Dove sei di preciso oggi? Oggi sono a casa mia in Italia, in provincia di Salerno. Dovete sapere, Sì. insomma, che Sydney in questo momento è in Italia, no? Dopo aver vissuto tanti anni in Russia, e anche questa cosa, insomma, è interessante perché le chiederemo anche proprio perché ha lasciato la Russia e se e quando poi ci ritornerà. Quindi non vediamo l'ora di saperne di più, così ora ci dirai un po' tutto. Intanto ti do la benvenuta, è un piacere averti ospite qui con noi a Italian Globetrotters. Grazie. E quindi direi insomma di partire con le domande. Innanzitutto ti volevo chiedere di presentarti insomma e di dirci un po' di te. Come mai sei andata in Russia? Qual è un po' il tuo retroterra? Allora, io sì, sono della provincia di Salerno e ho studiato lingue e letterature straniere all'Università di Salerno e ho studiato inglese e russo. Io l'ho scelta inizialmente senza sapere niente della lingua russa. Ero andata in Russia ma giusto un paio di volte a mie spese. Mi ero innamorata di questa lingua grazie agli insegnanti e piano piano ho cominciato a lavorare. Qui lavoravo come insegnante di inglese in questi corsi pomeridiani che si fanno. Io non riuscivo veramente a guadagnare abbastanza da potermi rendere autonoma e a un certo punto io tra le mie varie ricerche trovai questa opportunità di andare a fare l'insegnante di italiano per stranieri in Russia e questa esperienza che io avrei dovuto fare, diciamo, prevedeva un periodo di prova di 3 mesi a cavallo dell'estate e quindi io mi dissi vabbè, tanto io comunque in estate rimarrei senza lavoro qui perché i corsi che faccio in estate chiudono, provo, faccio questa esperienza estiva e poi a settembre ritorno e si vede. Però diciamo che questi 3 mesi di prova tutto sommato mi sono piaciuti e quindi io ho deciso che sarei rimasta almeno un anno. E poi una cosa dirà l'altra perché durante quell'anno sono successe altre cose che mi hanno spinto a rimanere ancora un anno finché io mi sono resa conto di quanto tempo era passato, cioè mi sono cominciata a rendere conto quando erano passati ormai già 5 anni. Cioè, sai, ti svegli una mattina e capisci adesso ho più di 30 anni, vivo da 5 anni in Russia e non so più come tornare indietro. E poi dopo tutta una serie di cose che mi hanno spinto a rimanere ulteriormente, a diventare cittadina russa poi. Sono passati poi 12 anni fino al momento in cui io mi sono ritrasferita in Italia. Sicuramente il desiderio di continuare ad avere rapporti con la Russia c'è, cioè io tuttora sto cercando di mandare avanti un progetto e diverse idee che avevo con tutti i contatti professionali che ho in Russia. Essendo poi cittadina, essendo mio marito russo, mia figlia russa, c'è la possibilità ovviamente di tornare in Russia e di continuare a lavorare lì. Non è che tu dici adesso butto via 12 anni di Russia, non fa niente, me la sono dimenticata, non me ne frega più niente, anzi è una grande risorsa che io ho nella mia vita adesso questa. Però c'erano ovviamente dei problemi, a parte questa ansia che a un certo punto non sai più se sia giustificato o no, che ti accompagna quotidianamente vista la situazione che c'è adesso in Russia rispetto al resto del mondo, ma anche dei problemi oggettivi perché noi non sapevamo se ci fosse un rischio reale, per esempio per mio marito, di essere chiamato nell'esercito improvvisamente o di trovarci magari sotto attacco o, visto che abbiamo anche noi un canale YouTube, anche se in italiano, di rischiare per aver detto delle cose anche con un po' di simpatia, no? Poi, ripeto, io non so mai fino a che punto ci sia un rischio oggettivo, cioè io mi sono sentita per tanti anni molto tranquilla, cioè se non ci fossero stati
stati questi avvenimenti degli ultimi anni, se non fosse stato mio marito così preoccupato, se non avessi comunque visto crescere anche tra gli amici più vicini a me un certo allarmismo, io forse non sarei stata così preoccupata come Mhm. lo sono poi diventata ultimamente. Però diciamo che ritornare ci sta dando in questo momento un po' di serenità in Eh, più, sì, ci per il credo, sì. momento, perché poi Non si sa mai, però non insomma, si sa in mai. teoria sì. Perché poi sì, come dicevi, no? Questi sono dei motivi che vi hanno portato ad andare via. Anche questa qui che mi dicevi di tuo marito, di sicuro, insomma, te lo dico anch'io da uomo, sapere che magari puoi essere chiamato alla guerra, è chiaro che uno poi con una famiglia, figli, moglie, se ne va, no? È normale. Sì, sì, cioè, ma anche senza famiglia, figli, cioè, Ma sì, via. Ma è stato sì. facile andare via o vi hanno fatto un po' di problemi? Proprio No, per in questo realtà motivo qui. anche su questo mi vengono rivolte spesso queste domande. Ci sono alcune persone, anzi poi quando siamo venuti in Italia, che mi sono resa conto che erano proprio convinte che noi non fossimo partiti in fretta e furia perché non ci lasciavano andare via. Sono miti, sono proprio miti metropolitani. Assolutamente no, siamo usciti senza alcun problema e saremmo potuti uscire in qualsiasi momento l'avessimo voluto. Noi non sappiamo questa cosa in maniera certa, ma sempre corrono voci da capire se è vero che ci siano delle liste di persone che non vengono lasciate uscire perché magari hanno ricevuto l'invito ad entrare nell'esercito e non sono andati, e quindi magari se tu hai ricevuto questo invito e non ti sei presentato, sei in un database per cui ti presenti alla frontiera e non ti fanno passare. Però non era il nostro caso, cioè noi abbiamo tirato un respiro di sollievo quando siamo Eh, riusciti a passare. Nel mio caso e nel caso della bambina non ci sarebbero stati problemi comunque, perché si entra e si esce. Tra l'altro non c'è problema di entrare in Russia. Il territorio russo, in questo momento ci sono delle aree dove la guerra è arrivata, ma la Russia è molto grande, c'è la più grande fetta di territorio russo che in questo momento vive, tra virgolette lo dico, in pace, cioè nel mhm. senso si va a fare la spesa, si va a scuola, si lavora tutto tranquillamente. Uno potrebbe anche fare finta senza leggere le notizie, senza guardare certi manifesti per strada, che non sta succedendo niente. In realtà sono i cittadini russi che hanno delle difficoltà a venire in Europa perché ci sono dei paesi che hanno incominciato a fare delle restrizioni rispetto ai visti, Eh, perché per esempio per venire in Italia l'Italia i visti li concede, però siccome c'è grande richiesta ci sono delle liste di attesa lunghissime, per avere un permesso di soggiorno ci vogliono determinate condizioni, mentre per andare in Russia è assolutamente il contrario, cioè se in questo momento si vuole andare a fare turismo in Russia la situazione è stata addirittura facilitata, c'è un visto elettronico che permette, non mi ricordo quanti giorni, di rimanere sul territorio russo, costa un botto perché devi fare scalo, non ci sono più voli diretti o devi arrivare via terra e può sembrare una cosa molto avventurosa, però si arriva e anzi a loro fa pure piacere perché dalla pandemia ad ora in Russia sono scomparsi i turisti stranieri, cioè una eh. volta c'erano le flotte di stranieri al centro di Mosca e negli ultimi anni faceva quasi un certo effetto ogni tanto al bar sentire qualcuno che parlava inglese, dice oddio, ehi Sì, amici, sono anch'io straniera, no? qualcuno. Sì, sì. Ti volevo chiedere che lavoro te facevi lì. Io inizialmente sono partita come insegnante di italiano per stranieri, però dopo tipo un anno e mezzo ho trovato un altro lavoro migliore economicamente e ho cominciato a lavorare in un'altra scuola di lingue dove insegnavo anche inglese, oltre Mm. all'italiano, e per lo più inglese a bambini e adolescenti. A Mosca c'è una grandissima richiesta di lingue straniere, in realtà in tutta la Russia c'è una grande richiesta di insegnanti madrelingua o qualificati all'estero, come ero io perché ho studiato per un periodo in Inghilterra. E poi dopo alcuni anni in questa scuola dove lavoravo sono diventata anche, in inglese si dice Director of Studies, quindi facevo il coordinamento didattico della scuola e siccome io prima di partire ero attrice di teatro e avevo dovuto lasciare appesa questa cosa per dedicarmi alla mia carriera di insegnante, io dopo alcuni anni ho ricominciato a fare teatro, ho cominciato a fare l'attrice anche in Russia, ho partecipato a diversi progetti teatrali, vabbè, ho fatto un po' di pubblicità e ho anche fatto un paio di esperienze come regista teatrale in dei Mm. piccoli teatri indipendenti. Eri a Mosca te? A Mosca, a A Mosca. Mosca. Infatti, sai che mi viene da pensare quanto veramente sia all'oscuro, no? Com'è la vita normale a Mosca, perché alla fine, se io ci penso, io ho lavorato in dei progetti teatrali indipendenti e magari ci sono persone che non si immaginano nemmeno che il teatro, quello che in italiano spesso noi chiamavamo quando facevo teatro in Italia, teatro sommerso, esiste anche in Russia.
Russia, cioè c'è il teatro, quello là, con gli artisti famosi che lavorano nei grandi teatri statali, che hanno i fondi dello Stato e quindi magari ti vengono a chiudere il teatro, cioè si crea tutta una serie di problemi se dici qualcosa che non piace, mentre ci sono altri teatri che sì, comunque devono stare un po' attenti alle tematiche che toccano, però sono teatri meno seguiti, sono i teatri da camera, dove no, fai lo spettacolo per 30 spettatori, dove fai tutto con i soldi tuoi, con i fondi, con il crowdfunding o con le donazioni, magari anche un po' a livello amatoriale, ed esistono e funzionano e sono seguiti. Vuol dire che se da un lato sì, c'è una certa chiusura rispetto alla libertà di espressione, alla libertà di parola, che c'è, è un dato di fatto, però da un altro lato io ho notato in questi anni che è come se dove c'è più censura, dove c'è meno libertà, ci fosse più creatività. Io non posso dire quello che voglio e allora trovo il modo di dirlo in un altro modo, Eh, che vengono fuori innanzitutto cose geniali. Si pensa che non si può dire, non si dice, in realtà non è così. Quanto più hai difficoltà, tanto più provi a parlare, non solo poi della guerra o di politica, ma di tutto, di tutto. eh, Da un lato c'è meno libertà di espressione, da un altro lato ce n'è di più. Ah, mhm. vuoi fare teatro? Vai, fai. Sono napoletani i russi. I russi sono i napoletani tristi. Sì, perché sono dei maghi nel trovare tutti gli escamotage, i Sì, modi per eh? pagare la tassa, per non prendere il permesso, per non... Poi ci sta questo problema che dopo la guerra non è possibile fare un versamento dalla Russia all'Italia o dall'Italia alla Russia senza passare per una banca intermediaria che si trovi in un paese terzo e che abbia Mm. contatti contemporaneamente sia con la Russia che con l'Italia. Io in questo momento continuo ad avere lavoro in Russia e percepisco reddito in Italia da questo lavoro. Come si fa a fare questa cosa? Il lavoro che mi sono potuta portare qui in Italia sono lezioni di lingua online. Ho una serie di studenti ai quali insegno l'italiano, però loro mi possono pagare soltanto sul conto che ho in Russia, Mm, perché ok. non è possibile fare bonifici dalla Russia all'Italia, all'Europa, qualsiasi altro paese schierato con l'Occidente, diciamo, no? Tra virgolette. Quindi noi, prima di partire, siamo informati su come avevano fatto altre persone che si erano trasferite in Europa. Alcuni usano queste valute, Bitcoin, come si chiamano? Funzionano, quindi Criptovalute. le criptovalute. A un certo punto ho provato a capire come funzionava, ho capito che per me era una cosa troppo fumosa perché io poi con i numeri non sono brava, rischiavo di fare casini e quindi abbiamo optato per un'altra soluzione. Abbiamo acquistato una carta di debito in Tagikistan. Mm, Ma come si fa ad acquistare una carta di debito in Tagikistan senza andare fisicamente in Tagikistan? eh, Perché non tutti i paesi aprono un conto ad una persona che non è residente in quel paese, perché altrimenti ogni turista che va si aprirebbe la carta nel paese dove va. eh. Non succede così. Tant'è vero che perfino mio marito, nonostante fosse già residente in Italia, ha avuto difficoltà ad aprire il suo conto in Italia dove percepire lo stipendio dall'Italia e c'erano proprio delle banche che non gli avrebbero aperto il conto a priori perché russo. Poi, Mm. vabbè, abbiamo fatto, se sei russo e ci stai seguendo poste italiane, Ecco, vabbè. poste italiane sì, ecco. Le poste italiane sì. Invece in Tagikistan io non so come è possibile fare questa cosa, suppongo che come molte cose che si fanno in Russia sia una cosa a metà tra il legale e l'illegale. Cioè quelle cose che non si può fare, però abbiamo trovato il modo di farlo, nessuno ci è venuto a dire non fatelo e quindi noi lo facciamo. C'erano diversi paesi nei quali si poteva aprire la carta, in alcuni paesi c'era bisogno di una delega firmata dal notaio che tu delegavi questa persona ad aprire un conto per te nell'altro paese, in altri paesi era sufficiente mandare una fotografia dei tuoi documenti e non si è capito come questa persona dalla Russia faceva aprire il conto a un'altra persona che si trovava in Tagikistan. Comunque, in conclusione, io ho un conto in Tagikistan, siccome contro il Tagikistan noi non abbiamo niente, io la carta del Tagikistan la posso usare tranquillamente in Italia per fare la spesa, però costa. Questo giochetto ci è costato 400 euro. Se no dici Eh. addio a tutti i contatti lavorativi in Russia e ricominci da zero. In questo momento così vive un sacco di gente. Tanti saranno in queste situazioni qui, Sì. di russi, anche per il lavoro, anche se vengano qua, come fanno? Quanti di voi vorrebbero avere un'attività in proprio? Io ce l'ho avuta per tanti anni, ma la burocrazia in Italia è complicata e spesso non riusciamo a stare dietro
tra tutto. Se anche voi volete aprire partita IVA o ce l'avete già, oggi vi parleremo di una soluzione che vi semplificherà la vita, vi farà risparmiare tempo prezioso e finalmente vi libererà dalla burocrazia, perché il tempo è denaro. E Fisco Zen farà questo per voi. Fisco Zen è un servizio online per la gestione della partita IVA che ti offre un commercialista dedicato e una dashboard da cui emettere fatture elettroniche, calcolare le tasse in tempo reale e verificare le prossime scadenze. E inoltre nell'abbonamento sono incluse l'apertura della partita IVA e la dichiarazione dei redditi. Solo cliccando sul link in descrizione avrete una consulenza gratuita con un esperto fiscale di Fisco Zen senza impegno e uno sconto di 50 euro in caso diventate clienti di Fisco Zen. E invece per quanto riguarda noi, se si volesse lavorare in Russia o aprire un'attività là, innanzitutto ti volevo chiedere se ci vogliano dei visti, penso, no? Sia per vivere che per Sì, lavorare là. sì. Allora, io sono arrivata in Russia con un visto di lavoro. Questa è una difficoltà oggettiva proprio nel trovare lavoro in Russia e per questo molti che lavorano in Russia legalmente entrano come insegnanti di lingua. È il modo più semplice perché il datore di lavoro per assumere uno straniero deve acquistare delle quote. Ci sono quote per invitare stranieri a lavorare che costano, cioè lui paga delle tasse in più per invitare lo straniero e quindi deve avere una motivazione per invitare lo straniero. Cioè, supponiamo che tu fai farmacista, per dire una professione a caso, e non gli serve loro avere il farmacista che viene dall'Italia quando ci sono tanti farmacisti in Russia, mentre se si tratta di una scuola privata di lingue straniere dove c'è richiesta degli insegnanti madrelingua di alto profilo che abbiano studiato all'estero, così allora lì è più facile che l'organizzazione abbia la possibilità di invitare gli stranieri con un visto di lavoro. Visto di lavoro significa che i primi 3 mesi tu sei in prova, dopodiché il visto ti viene prolungato per un anno ed è rinnovabile ogni anno senza che tu lasci il territorio nel momento in cui ti viene rinnovato il contratto. E significa anche che il tuo datore di lavoro ti versa i contributi. Poi magari, come fanno molti in Russia, il tuo stipendio è, come si dice, in grigio, cioè la parte in nero te la mettono nella busta, sulla carta guadagni la metà di quello che guadagni in realtà, quindi ricevi anche la metà dei contributi, però sei in regola e di conseguenza se tu poi vuoi usare questa cosa come ho fatto io per ottenere il permesso di soggiorno e poi la cittadinanza, lo puoi fare perché sulla carta risulta che tu veramente hai lavorato, che tu veramente hai pagato le tasse, non importa quanti, che tu veramente raggiungi il minimo di reddito. E per quanto riguarda aprire un'impresa, con il permesso di soggiorno tu puoi diventare lavoratore autonomo. Sono due tipi. Allora, io per esempio con la cittadinanza ero lavoratrice autonoma come samazanitne, significa impiegato da solo, cioè lavoratore autonomo. Io come samazanitne pagavo fino a un tetto di entrate, che non ricordo più, pagavo il 4% di tasse, dopodiché ho cominciato a pagare il 6% di tasse. Mentre c'è un altro tipo di lavoratore autonomo che corrisponde più o meno alla partita IVA in Italia, che si chiama individualny предприниматель, cioè imprenditore individuale. Lì loro hanno un fisso che devono pagare l'anno e questo si può fare, se si ottiene il permesso di soggiorno si può fare, però per aprire un'impresa, una società, bisogna comunque, da quello che ho sentito dire, aprirla insieme a un cittadino russo. Ecco. Devo anche dire che rispetto a 12 anni fa, e questa è un'altra cosa paradossale secondo me, è diventato più semplice diventare cittadini russi. Prima era più difficile. A cavallo della pandemia sono cambiate delle cose, delle leggi, ed è diventato possibile ottenere in via semplificata il permesso di soggiorno e di conseguenza poi la cittadinanza, dimostrando di aver fatto una determinata professione e la professione dell'insegnante è stata inserita nella lista di professioni che ne avevano diritto. Questa cosa non è stata così per i miei primi 8-9 anni di Russia, quindi io provavo a ottenere il permesso temporaneo, provo questo, provo l'altro, alla fine la soluzione era sempre sposati un russo, ottieni il permesso di soggiorno, ottieni la cittadinanza e poi se ti sei sposata solo così per finta, divorzia. Però è un modo più rischioso di ottenere la cittadinanza perché voglio dire ti possono controllare, può essere illegale e non solo, è anche rischioso perché come penso in tutti i paesi del mondo intorno a questa cosa c'è una mafia, la mafia dei matrimoni fittizi. E ho conosciuto un paio di persone
che mi dicevano sì, io l'ho fatto, ma lo sconsiglio perché mentre che aspettavo la cittadinanza, questa persona mi ha continuato poi a chiedere soldi, perché comunque poi quella persona deve dichiarare che tu vivi sotto lo stesso tetto, anche se vivi altrove. Quindi, diciamo, è stato un bene che non c'è stato bisogno di fare questa cosa ed è una cosa che io sconsiglio Ecco. vivamente. Invece, negli ultimi anni è diventato possibile ottenere la cittadinanza per la tua professione o se investi in Russia, se hai dei progetti in Russia. Mi voglio un po' anche discostare da questo fanatismo di alcuni italiani innamorati della Russia che adesso sono molto contenti che si possa ottenere un visto per ragioni ideologiche, che poi è una cosa che mi lascia perplessa perché io non capisco. C'è una cosa talmente campata in aria, come fai tu a Eh, dimostrare di credere o non credere in determinati valori? A parte che si può mentire, cioè il lavoro appunto. è un'altra cosa, no? Tu puoi Eh, dimostrare di avere una certa esperienza in un certo abilità, settore, certo. di avere i soldi da investire. Quello su cui molti non riflettono e forse non vogliono riflettere è che se tu sei uomo e ti vogliono dare la cittadinanza così facilmente è perché ti possono usare in qualche altro modo. Eh, Come abbiamo già detto prima, eh, non perché io voglia distogliere le persone dall'andare in Russia, perché io ho avuto un'ottima esperienza in Russia, ci tengo a precisarlo a Mosca, perché famoso. Mosca non corrisponde a tutta la Russia, anzi diciamo un'enclave Mm, nella Russia, perché nelle campagne russe, in altre regioni dove anche sono stata, magari la realtà è un po' diversa, però mi sembra anche che sia sbagliato avere degli entusiasmi troppo facili, perché appunto tu in Russia il lavoro non lo trovi così facilmente, come dicevamo prima, c'è bisogno di uno sponsor, di qualcuno che ti voglia assumere per farti fare un lavoro che puoi fare solo in quanto straniero. E mhm. adesso sì che fanno entrare, magari dice ti diamo il permesso di soggiorno per motivi ideologici, ok, però se tu non hai studiato il russo, che cosa fai? Se vai a Mosca, a Pietroburgo, altre grandi città, puoi trovare più persone che magari hanno un livello decente, non dico buono, decente di Mhm. inglese, per cui riesci a creare un business, a fare qualcosa insieme. Sì, però c'è anche da dire che il viaggio vero presuppone un profondo desiderio di mimetizzarsi con le Mm. persone del luogo per capirli a fondo. Se uno desidera di lavorare in un altro paese, dovrebbe come minimo prima prepararsi linguisticamente. Il russo non è una lingua semplice, Ma se soprattutto uno volesse dire voglio andare a lavorare in Russia, no? Stando di fatto che comunque la lingua la devi sapere, perché alla fine senza sapere la sì. lingua è difficile, però diciamo che uno lo impara o comunque si impegna ad Mm. impararlo. Trovare lavoro lì, cioè si trova nel senso che il lavoro comunque c'è, anche per un italiano è Sì. facile trovarlo, quanto si può guadagnare, che stipendi ci sono. Posso parlare per Mosca, che è la città dove ho vissuto Mm, sempre. Il lavoro c'è. A Mosca, soprattutto per gli stranieri, perché i russi, almeno fino all'inizio della guerra, perché poi, insomma, la propaganda ha degli effetti anche su di loro, erano mediamente molto assetati di conoscere le lingue e le culture straniere e volevano bene a tutti gli stranieri, ci volevano parlare e c'era un'atmosfera molto bella 12 anni fa che mi manca tantissimo, questa atmosfera di apertura al mondo, di vieni, insegnami come si può eh, vivere in un altro modo, no? Poi Mosca è una città che brulica, è anche molto semplice, per esempio, trovare altri italiani e pensare di creare poi dei progetti insieme e eh. siccome in Russia ci sono molti meno controlli fiscali, burocrazia che in Italia, come dicevamo prima, a livello di cominciare è molto più semplice fare determinati movimenti perché non c'è questo fiato sul collo continuo, no? E a livello di entrate bisogna sempre vedere quello che tu guadagni rispetto al valore del denaro lì e al valore del denaro all'estero. Per esempio, io quando mi sono trasferita nel 2012, un euro valeva 40 rubli e il primo stipendio che mi è stato offerto era di 40.000 rubli. Quindi io guadagnavo 1000 euro, spendevo 18.000 rubli, quindi quasi la metà del mio stipendio per l'affitto. Però tutto il resto mi bastava per coprire il cibo, le mie spese di vestiario, qualche uscita e facendo qualche extra, ed era molto semplice, ma tuttora è molto semplice in Russia trovare degli extra, perché io oltre al mio lavoro subito si sparse la voce tra i conoscenti che questa insegna italiano, Vai. dammi ripetizioni, Eh. traduci, vieni al tale posto a tradurre per me. E quindi facendo questi extra io riuscivo anche a mettere da parte i soldi per venire a trovare
trovare i miei in Italia e non era così malvagio perché quando in Italia venivo e una pizzetta, per dire una sciocchezza, un gelato costava Mm. 1 euro, spendevo 40 rubli per comprarmi un gelato, 40 rubli per comprarmi un gelato era un prezzo onesto perché magari quel gelato in Russia e a Mosca costava il doppio e il triplo Eh, e quindi io pensavo ah che bello con i soldi russi io vado in Italia. Con gli anni le cose sono cambiate, per esempio innanzitutto io quando ho incominciato tutta questa storia in Ucraina nel 2014 il rublo è precipitato, il valore del rublo, cioè a un certo punto nell'arco di pochi giorni 1 euro valeva 100 rubli, quindi io i soldi che avevo risparmiato in banca e non avevo mai pensato perché ero assolutamente ignorante di comprarmici subito gli euro e di conservarli in eh, euro, sono sfumati, cioè io piangevo, ero in ci lacrime credo. perché si era più che dimezzato il mio capitale, no? Piano piano il rublo è sempre andato scendendo, in questo momento di nuovo 1 euro vale 100 rubli, 113, 114, dipende dal giorno. Nel frattempo gli stipendi in Russia sono anche aumentati, ma è aumentata anche l'inflazione, quindi sono aumentati anche i costi. Quindi io prima guadagnavo 40.000 rubli e poi l'ultimo stipendio che ho avuto quando proprio avevo uno stipendio pieno, io guadagnavo 100.000 rubli. Questi 100.000 rubli erano ancora più comunque di 1.000 euro, che in Italia non sarebbero stati tantissimi per la posizione che coprivo, perché comunque era una posizione manageriale, però lì erano abbastanza perché io avessi un appartamento tutto per me, un po' fuori mano, Eh, mi facessi le mie spese, andassi nel mio club esclusivo dove facevo sport e queste cose qui, e avessi anche dei risparmi e potessi fare anche qualche viaggio, erano abbastanza. Noi stranieri guadagniamo di più perché io mi ricordo quando mi fu offerto all'epoca questo stipendio di 100.000 rubli, e questo era ancora il 2019 quando mi fecero questa offerta, io mi lamentavo, dicevo 100.000 rubli sono pochi, e mi ricordo che a tavola c'erano degli amici che mi guardarono così, proprio a dire ma fai schifo, io sono tipo ingegnere capo nella mia azienda e io guadagno 70.000 rubli ed è il massimo che mi danno, e io pensai ah vabbè allora 100.000 rubli me lo tanto. tengo, quindi c'è possibilità di guadagnare bene, ma dobbiamo anche capire che è bene rispetto a quello che puoi spendere lì, perché io adesso che ci siamo trasferiti in Italia vedo che oggettivamente noi qui, se facciamo il calcolo in rubli, spendiamo molto di più per fare la spesa, per la Eh, spesa di cose da mangiare, no? Per un affitto spenderemo molto di più, mentre a Mosca gli affitti sono diventati insostenibili ultimamente, ma sono insostenibili per uno stipendio medio in rubli. Ma eh, rispetto all'Italia, in Italia sono più insostenibili che in Russia. Per dire, io mm, avevo un monolocale grande quando avevo questa posizione manageriale, non era centrale e pagavo per stare in questo posto 38.000 rubli, che adesso sarebbero 380 euro. Ma sono aumentati i prezzi, ok, quanto costerà adesso questo posto? 450 euro, ma ci sono città come Milano dove eh, sento dire che con 600 euro ti affitti una stanza. Io là avevo un appartamento tutto per me, con vista panoramica, no? Sicuramente se stai lì per spendere i soldi in rubli, se sei straniero puoi guadagnare molto bene. Il problema è poi quando vuoi venire, per esempio adesso che con la guerra è diventato così difficile, no? Non ci sono più voli diretti, i prezzi dei voli in realtà già dalla pandemia in poi sono lievitati, è uno dei motivi per cui per esempio mio marito ha detto guarda se dobbiamo spendere tutti questi soldi per andare in Italia, più di uno stipendio intero solo andata, e dice facciamo un biglietto solo andata, andiamo in Italia e siamo in Italia a quel punto. Quindi queste sono anche cose da valutare al momento. Una volta era possibile che tu lavorando in Russia venissi pagato in euro, perché la tua azienda era europea. Il tuo stipendio in euro veniva convertito in rubli eh. e ogni volta che il rublo crollava, tu diventavi ricco. Sempre 1000 euro, Così era eh. bellissimo. Eh. Ma anche per dire i costi di bollette, queste cose qui, lì quanto incide al mese? Tipo come l'Italia o molto meno? Noi lì l'ultimo anno pagavamo tra i 1.500 e i 2.000 rubli al mese di Mm. bollette, che erano col cambio corrente erano tipo tra i 15 e i 20 euro di bollette al mese e 5 euro di internet, così. Poco però. E poi cioè, c'hanno il gas a palla. Di Vabbè, questo riscaldamento. lo sapranno già tutti. La maggior parte degli appartamenti a Mosca hanno il riscaldamento centralizzato, che da un lato è una cosa bellissima perché poi tu paghi, però cioè il riscaldamento
riscaldamento sempre, notte, giorno, quando vuoi, però in molti edifici di vecchio tipo, che sono ancora la maggior parte, tu non puoi decidere quando accendere e spegnere i termosifoni. Per esempio, loro aspettano che le temperature arrivino sotto un certo limite per un tot di giorni di fila e accendono i termosifoni su tutta quella strada, per esempio, inizio a metà ottobre, e li spengono quando le temperature superano una certa soglia per un tot di giorni, quindi normalmente li spengono verso fine aprile, inizio maggio. E tu per tutto questo tempo, volente o nolente, devi avere i termosifoni accesi e spesso, cioè, fa tanto tanto caldo. In casa, chiuso, fa caldissimo. Però il gas non Ah, gli costa nulla, quindi anche perché qui lì è abbiamo freddo, freddo, insomma, il quattro riscaldamento ci maglioni. vuole. Eh no, ci vuole Eh, sì perché loro hanno delle temperature molto rigide in inverno. eh, Anche a Mosca l'anno scorso meno 20. L'altra cosa bellissima, che qui in Italia faceva un po' più umido, c'erano tipo 6-7 gradi, dicono no, non usciamo con i bambini a passeggiare perché fa freddo. qui, Invece lì i medici raccomandavano assolutamente già dai primi giorni dopo essere tornati dall'ospedale di passeggiare all'aperto con i bambini, di farli dormire anche con le temperature inferiori allo zero e ponevano come limite tra i meno 10 e i meno 15. Infatti tutte queste immagini che circolano sul web, no, di questi bambini negli asili siberiani che fanno la penichella è tutto vero e funziona veramente. Cioè mia figlia adesso qua in Italia non l'accusa proprio il freddo, cioè sono io che mi copro, ma lei vedi, che è abituato a quelle temperature, è certo. abituata, sì. E invece d'estate che temperature c'è lì? D'estate a Mosca dipende, la città ovviamente è sempre più calda perché c'è asfalto dappertutto e le temperature possono arrivare anche ai 30, ai 35 gradi, è successo, normalmente non a lungo, la sera 20 gradi, si sta bene comunque, Mhm. però l'estate dura molto di meno, cioè l'estate si può dire cominciata verso metà giugno se si è fortunati e la maggior parte delle volte a metà agosto è già finita. Poi ovviamente in altre regioni della Russia può cambiare un po', però io sono stata in Transiberiana e mi raccontavano anche lì che sì, l'estate dura molto poco e ci sono zone della Russia in cui probabilmente l'estate non arriva mai. E senti, ora ti volevo chiedere delle differenze anche con l'Italia, no? Con l'Europa, insomma, in generale, sul discorso anche delle libertà, anche a livello politico, cioè noi sappiamo che comunque non c'è tanta libertà, cioè sulle libertà di parola, di opposizione, magari anche politica, di voto, sul discorso dei social, di internet, no? Come spiegarlo? Ci sono alcuni teorici delle relazioni internazionali che hanno chiamato questa cosa phony democracy, cioè una democrazia un poco fittizia, un poco posticcia. Cioè, Mhm. sulla carta c'è scritto che la Russia è una democrazia. La Costituzione lo dice che è un regime democratico. La Costituzione determina tutti gli aspetti della legge in Russia, anche se molti dicono che non c'è la democrazia, però se vai a vedere la Costituzione c'è, ma a quanto pare è più semplice cambiarla rispetto alla Costituzione italiana. Ognuno che Eh, arriva si può svegliare e ma come cambia li fa? tutte le regole del gioco. Vengono cambiate molte leggi, no? Il mandato di Putin è stato cambiato. Prima c'era una certa durata, un certo numero di volte che si poteva ripetere, adesso sei Eterno. immortale, cioè non lo so. Dalla prospettiva di una persona che vuole la democrazia è un problema avere un leader che non viene mai cambiato e non avere un'opposizione. In teoria è possibile avere un'opposizione. L'anno scorso ci sono state le elezioni presidenziali e c'erano degli altri candidati oltre a Putin, però in pratica sembrava una barzelletta perché nessuno di questi candidati aveva la speranza di vincere e capire, secondo me, anche da cittadina russa, quanto influisca il numero dei voti e quanto influisca il fatto che la decisione è già presa è molto difficile, è un mistero perché da un lato non votano tutti, c'è un mare di gente che si astiene dal voto, che rende il voto nullo e c'è anche un mare di gente che sostiene di votare per Putin, soprattutto nelle zone più remote della Russia dove c'è molto più patriottismo che in zone come Mosca e Pietroburgo che sono più vicine all'Occidente anche a livello ideologico. C'è questo tipo di patriottismo, quest'idea che il regime democratico non sia necessariamente il migliore possibile. Da dove viene? Probabilmente queste persone hanno questa determinata opinione perché ci sono arrivate attraverso la storia del loro paese. Chi preferisce un regime dove c'è meno scelta lo preferisce perché sa di avere quella sicurezza, quella tranquillità che queste persone pensano di non avere con la democrazia e secondo me i russi, soprattutto dopo il
il periodo della caduta dell'Unione Sovietica, quando c'era stato questo esperimento, no, Mhm. di nuova rilassatezza, di apertura all'Occidente, poi dopo è caduta l'Unione Sovietica, loro si sono trovati in grandi difficoltà ed è probabile che oggi questo sentimento nostalgico che loro hanno, tipo ah però si stava meglio quando si stava peggio, per molte persone forse deriva anche da questo. Molti qui in Italia pensano che sia, non so, come se fosse, lo dico così perché poi non sono mai stata in Corea del Nord per poter parlare, però come se fosse la Corea del Nord, ci dice, ma loro non lo sanno nemmeno che può essere diversamente, però non è così. Molte delle persone con cui io parlavo avevano viaggiato, erano state in Europa, avevano visto, avevano studiato e molte persone con cui parlavo sono consapevoli del non vivere in una democrazia. Bisogna sapere se si va in Russia che potrebbe non essere una buona idea partecipare a manifestazioni non autorizzate. Comunque ci sono le restrizioni su internet, non si può usare, no? Ci sono. I social. Ah, Abbiamo sentito dire che tanti giornalisti sono dovuti andare all'estero per poter, no, soprattutto pubblicare certe adesso, notizie. soprattutto adesso, io posso dire che a livello di social tutta la mia generazione sta tutta su Instagram, Eh, tutti su Facebook, tutti su Instagram, tutti su YouTube e tutto viene pubblicizzato lì. Poi dall'inizio della guerra in poi sono stati vietati Facebook e Instagram, Meta è considerata una società estremista, però di fatto non esiste un divieto di usarlo tramite VPN sui social mm. media occidentali, solo che adesso è stato bloccato anche YouTube. Diciamo che su YouTube io e mio marito abbiamo segnato un limite perché non ci potete togliere anche YouTube, cioè basta adesso toglierci le cose. No, Sì, perché alla fine per me senza Facebook si può vivere benissimo. I russi hanno il loro equivalente di Facebook, si chiama VKontakte. E eh. praticamente ha la grafica identica al primo Facebook, quello là dei primi anni 2000, però ci si possono fare molte più cose. Ci si possono vedere un mare di film piratati, perché i russi sono i maghi della pirateria, ascoltare la musica, fare un mare di altre cose che su Facebook non è possibile fare. Però sì, obiettivamente ci sono delle restrizioni e in casa con i miei amici esprimo le mie opinioni liberamente con le persone fidate. Quando parlo con gli estranei, io sto bene attenta alle cose che dico, quindi molti pensano, soprattutto adesso che con l'inizio della operazione speciale in Ucraina non si possa dire la parola guerra, che è vero. Quello che io ho visto è che a livello ufficiale non si dice e non si può dire, ma è come se fosse un'ipocrisia a livello istituzionale, no? Perché alla fine quando passeggi per il parco senti le vecchiette che parlano tra di loro e la chiamano con il suo nome, la Eh, chiamano guerra. perché è così. Quindi sicuramente ci sono delle limitazioni, sicuramente c'è una forma di controllo anche grave, cioè nel dire questo non è che voglio minimizzare, però vorrei che si capisse che comunque c'è sempre una distinzione forte tra il pubblico e il privato. Io vedo che i russi proprio per abitudine tendono a fare attenzione a questa distinzione tra pubblico e privato ogni volta che si esprimono, che non significa che non si esprimano. E certo, magari loro col fatto che sono anche abituati a questo tipo di controllo, no, dello Stato un po' su Mhm. tutto, sono abituati e quindi hanno anche paura, no, magari a di certe cose fuori da un contesto, come dicevi, privato. Sì, a dire certe Quindi cose al per loro può essere telefono. normale una cosa del genere. Mhm. Per esempio, noi già ci facciamo ormai molti meno problemi a dire qualsiasi cosa, invece lì c'è ancora sta cosa di questo non è una discussione da fare al telefono. Eh, Queste cose al telefono non si vorrei discutono. vedere. C'è sta cosa, certo, Eh. c'è. Il fatto è che poi, tolte queste cose, quando tu fai la tua vita quotidiana, potrebbe quasi sembrare di stare in un paese democratico. Ed è quello che a me spesso mi fa venire voglia di dire, però guardiamoli non dall'alto in basso, ma guardiamoli come uno specchio, perché se un regime non democratico, chiamiamolo una dittatura, per certi versi assomiglia tanto a un regime democratico per le possibilità che ti offre, per il Mhm. tipo di stabilità economica che puoi avere, per il tipo di servizi che puoi avere, se tu puoi vivere un tot di tempo in un regime che non è una democrazia e sentirti esattamente come se stessi a casa tua, c'è qualcosa che non torna, che dovrebbero essere diversi, dovrebbe sentirsi la differenza. Facciamoci delle domande.
funziona così tanto bene la nostra democrazia, se la veramente apprezziamo, teniamocela cara cara, Quello trattiamola sì. bene, non diamola per scontata. Ma lì comunque la proprietà privata c'è o è tutto statale? Certo, Eh. anzi, durante il regime comunista la proprietà privata non esisteva. Ti Mm. veniva regalato un tetto sulla testa in base al servizio che tu svolgevi per lo Stato. E queste persone, quando è caduta l'Unione Sovietica, avevano avuto la possibilità, e se non sbaglio ce l'hanno tuttora, di privatizzare. Mhm. Cioè, questa casa in cui vivevano la facevano loro e in questo modo acquistando anche la possibilità di venderla o di darla in affitto come propria. Questo è per gli appartamenti che prima venivano ricevuti. Chi non ha mai avuto un appartamento di proprietà, chi non ha una casa, se la deve comprare a prezzi molto profumati, perché Sì, adesso Mosca è piena di formicai, questi palazzoni anche di 30-40 piani con questi appartamenti piccolissimi, non so, un parco di palazzi di 40 piani tutti vicini dove magari nel tuo appartamento non ci batte mai il sole, non c'è verde, cioè voglio dire, la proprietà privata certo che esiste, anzi ricordiamoci per chi non lo sa che era illegale la proprietà privata in Unione Sovietica e proprietà privata illegale significa che qualsiasi lavoro tu facessi percependo delle somme in nero ti poteva costare caro. Io addirittura ho storie di famiglia che per determinati lavori capitava di ricevere valuta straniera. Possedere valuta straniera, qualsiasi somma, era illegale e per questo queste persone non risparmiavano nulla, ma usavano immediatamente la valuta straniera per comprare cose o tornavano dai viaggi di lavoro con regali. Questo lo dico per i nostalgici dell'Unione Sovietica che dice, ah, però è tutto bello, vorrei vedere voi senza la proprietà privata. quello. E invece adesso la proprietà privata c'è, è possibile aprire le aziende, siccome c'è la proprietà privata non siamo tutti più poveri allo stesso modo, però c'è qualcuno sempre che è molto più ricco di qualcun altro, quindi io vorrei aprire una piccola parentesi per chi dice, ah, ma a Mosca non ci sono i barboni, a Mosca ci sono i senza tetto come ci sono in tutto il mondo, non stanno per strada perché vengono tolti dai Ah. luoghi più belli. Con meno 20 cioè o muoiono oppure sono nascosti nei posti dove non li vedi, no? A me è Eh. capitato di tornare a casa e di trovare il barbone nascosto nel sottoscala del palazzo. E per i russi, dopo la guerra, com'è cambiata la situazione e in cosa è cambiato dopo le sanzioni che ci sono state, che ci sono ancora? Insomma, il modo di vivere loro è cambiato parecchio, no? No, No? no, Solo per non quanto riguarda allora è... sanzioni a livello di banca, come dicevi te prima delle banche, Sì, di a cose. livello di questo sì, però io penso che queste cose hanno influito più sulle persone che avevano bisogno di fare bonifici all'estero, no? Come devono gestirsi adesso le multinazionali o gli stranieri che lavorano in Russia o i Mhm. russi che lavoravano per compagnie straniere. Però io penso che per il resto delle persone che vivevano in Russia, prendendo lo stipendio in Russia e spendendolo in Russia, da questo punto di vista non è cambiato molto. L'inflazione sì è salita, cioè i prezzi stanno salendo anche in Russia, anche se appunto se devo fare un confronto con l'Italia, per me sono comunque inferiori in Russia, però una cosa che io ho notato è che secondo me queste sanzioni spesso sono andate a toccare proprio le persone che non c'entrano. Un conto è aver sanzionato quelle persone che hanno le proprietà all'estero, i grandi soldi all'estero e non possono usarli, e un conto è aver sanzionato le persone piccole. Io ho sentito storie di cittadini russi che erano in Italia con borsa di studio, che hanno smesso di percepire la borsa di studio perché il loro conto magari è stato bloccato perché sono Mm. russi. Quello con la borsa di studio ci campava. Ho altre storie, non so, io quando è cominciata la guerra lavoravo ancora in questa scuola di lingue. Il primo effetto che io ho visto è stato che preparavamo i ragazzi agli esami Cambridge e quindi usavamo un mare di risorse online che nell'arco di pochi giorni ci sono state bloccate. Qual è il senso? Queste sono risorse didattiche o strumenti per l'insegnamento. Noi insegniamo a questi ragazzi che sono in Russia l'inglese, che è la lingua veicolare per accedere al resto del mondo. Se Mhm. il problema dell'Occidente è che la Russia è chiusa al resto del mondo, che la Russia non persegue quei valori democratici in cui noi crediamo, dovremmo essere contenti che ci sono
sono persone in Russia che vogliono imparare le nostre lingue per capire il nostro modo di pensare, cosa che noi facciamo molto meno di loro. Io non capivo il senso e i miei bambini erano un po' scioccati da questa cosa, che dice ma noi che abbiamo fatto? Perché noi non possiamo vedere i materiali del Cambridge? Perché noi non possiamo usare Kahoot, che è un gioco che facciamo, i quiz in inglese? Perché non possiamo usare gli stessi materiali di prima? E la cosa che a me ha spaventato nel vedere tutto questo è stata che nel momento in cui tu tagli i ponti a livello di risorse culturali alle quali loro possono avere accesso da lì, a loro che cosa resta? Perché noi ci lamentiamo che l'informazione è sotto il controllo dello Stato, che è vero, però c'era una certa varietà di accesso ad un altro tipo di informazione. La letteratura, gli strumenti didattici sono anche quelli un mezzo di informazione. Se le porte vengono chiuse non dalla Russia ma dall'esterno, che cosa rimane? Rimangono i manuali di inglese stampati da chi? Sotto il controllo dello Stato. Quelli là che sono approvati dal ministero per insegnare l'inglese nelle scuole. Dice, ma la lingua è sempre quella. Però la lingua non è mai solo la lingua è il mondo che si porta con la lingua. Io quando sono venuta 12 anni in Russia ho conosciuto dei ragazzini che adesso sono adulti, che hanno imparato le lingue, che sono magari andati all'estero, sono tornati o sono rimasti all'estero e hanno acquisito una certa visione del mondo. Se continua così, fra 10 anni, quelli ai quali sto insegnando adesso, che saranno adulti, avranno studiato le lingue in una maniera completamente diversa e solo attraverso i mezzi che sono rimasti qui dall'interno, che non sono prodotti da madrelingua, non sono prodotti dall'esterno. Questo a livello culturale. A livello invece, perché spesso ci domandavano, no, ma trovate da mangiare nei supermercati? Ma cioè questo problema non sussiste. Le sanzioni c'erano già prima, cioè dal 2014 mi sembra che non importano parmigiano dall'Italia. Ci sono gli italiani in Russia e in Russia hanno aperto i caseifici italiani, quindi gli italiani hanno portato le produzioni di salumi e di formaggi in Russia. Il costo è comunque più elevato di un formaggio normale, è comunque un lusso, però non è necessario portarlo dall'Italia. Oppure vengono molte cose importate attraverso paesi terzi. Mhm. Cioè, non lo so, la Russia importa cose dalla Turchia che la Turchia ha importato dall'Italia, il prezzo lievita, la merce fa un giro più lungo, però ci arriva lo Però stesso. c'è. E poi la Russia altre cose le importa da altri paesi, ma lo faceva già prima e adesso lo fa solo di più. I pomodori dall'Azerbaigian, determinati tipi di frutta dall'Uzbekistan e addirittura c'erano determinate marche di assorbenti che erano le stesse che abbiamo noi nei supermercati italiani, che a un certo punto sono esaurite e pochi mesi dopo la guerra le mensole si sono riempite di assorbenti coreani. Hanno trovato la soluzione diversa. Le mensole sui supermercati sono comunque piene. Ah, un'altra cosa è che a un certo punto hanno smesso di mostrare i film di Hollywood, hanno pure chiuso YouTube, quindi diciamo questa è un'immensa tristezza. È diventato molto più difficile di prima, sia a livello economico sia a livello proprio burocratico, invitare artisti dall'estero. Adesso si usa fare che se ti serve l'attore italiano, prendi un attore russo che assomiglia a un italiano e poi ti prendi il dialect coach che gli insegna a parlare italiano per sembrare un italiano vero. E io facevo questo lavoro. Da un lato si sono create delle difficoltà, da un altro lato si sono create dei nuovi mondi, delle nuove realtà. Come dicevi prima, no? I russi riescono I sempre a napoletani, trovare. sì, è Appunto, ti volevo così. chiedere anche dei russi come sono. Te sicuramente c'hai il Mhm. marito, poi ci hai vissuto tanto. Come sono i russi? Una cosa molto importante sulla definizione di popolo russo. La Russia è un paese multinazionale. In lingua russa ci sono due parole per dire quello che noi in italiano diciamo con la sola parola russo. C'è la parola ruski, che significa russo di etnia russa, e poi c'è la parola rassiski, e rassiski significa che appartiene allo Stato russo. Quindi io in russo posso dire che io sono rassiskaya. Non sono russa di nazionalità russa perché sono italiana, la mia nazionalità è italiana, però sono russa nel senso che sono rassiskaya perché sono cittadina del paese. E allo Mhm. stesso modo sono rassiskaya tutte le etnie, tutti i gruppi nazionali che compongono la Russia. A Mosca ci sono più russi sicuramente, anche se adesso ci sono un mare di immigrati delle ex repubbliche sovietiche, quindi i portieri dei palazzi
muratori, gli spazzini sono tutti kirghisi. I otorinolaringoiatri sono armeni, tagiki, tantissimi dentisti armeni, perché gli armeni ci tengono molto all'educazione dei figli. Però ci sono anche un mare di nazionalità diverse all'interno della Russia. Io quando ho viaggiato in Transiberiana mi sono fermata a Ulan-Ude, in Buriazia, e in Buriazia, cioè tu praticamente sei in Asia e lì i russi etnici sono molti di meno, hanno tutti sembianze più, diciamo, hanno gli occhi a mandorla, praticano il buddismo, si tende a mettere l'accento solo sul popolo russo, intendendolo come russo etnico. A me spesso fa sorridere sta cosa pure nella stessa Russia, perché quando i russi fanno un poco gli xenofobi, dovreste allora fare fuori, non lo so, più della metà della popolazione del paese. Molti russi sono anche ucraini, anzi una delle grandi tragedie di questa guerra è che ha diviso e sta dividendo le famiglie, perché tra le persone che conosco io, ogni terza famiglia ha un parente in Ucraina e ogni quarta persona che conosco ha un cognome ucraino. Vedi, Quindi come si fa, no, a dire dov'è il confine? I punto. confini sono fatti dalla politica, non sono Eh, fatti dalle persone. Quindi come sono i russi, come cultura, io ti dico sempre, sono quali tali più tristi. Secondo me sono un popolo da scoprire proprio perché ci sono tante, tante differenze. È un paese enorme e paradossalmente però unito nell'anima. ma sono freddi, un po' più freddi rispetto a noi o no? A livello fisico, secondo me sì. Per esempio, sai, noi ci diamo i bacetti quando ci salutiamo. In Russia i bacetti se li danno le ragazze, se proprio è necessario. Gli uomini si salutano tra di loro con una stretta di mano. Una donna e un uomo non si stringono la mano. Cioè si incontrano, ciao, ciao Massimo, così, Eh, china la testa. Ciao, cioè prendo nota del fatto che ci sei. Questo però si può rispecchiare anche nelle relazioni. Cioè a me è capitato di soffrire di carenza di abbracci. Anche questo è un tratto che non è dovuto al fatto di essere nordici, ma è dovuto alla storia del paese, perché eh, magari per i miei coetanei, che sono stati bambini a cavallo del periodo della caduta dell'Unione Sovietica, c'è stata in famiglia una carenza di affetto da parte dei genitori, perché molti genitori si sono ritrovati a dover fare 2 o 3 lavori contemporaneamente per sbaccare il lunario, non erano mai a casa. Quindi ci sono molte realtà, io ne conosco diverse, di figli maggiori, si intende dire di 9 anni, che hanno cresciuto i figli minori e nessuno ti dà una pacca sulla spalla, ecco. nessuno ti dice che sei bravo. Quando queste persone hanno 30 anni, 35 anni, non deve sorprendere che non sono abituate ad abbracciare o magari che non hanno fretta di fare figli. E per quanto riguarda invece l'aspetto sanitario, cioè come funziona la sanità e la sicurezza, se è un paese sicuro? Allora, per quanto riguarda la sicurezza, io ovviamente posso parlare della mia esperienza a Mosca e dei viaggi che ho fatto. Io mi sono sempre sentita abbastanza al sicuro rispetto alle storie che sento in Italia o che mi sono anche successe in Italia quando ero in vacanza dalla Russia. Ho viaggiato in Transiberiana per 3 settimane, ho prenotato quasi tutti i treni che partivano la sera, poi viaggiavo per una notte o per un giorno o due, poi mi fermavo per 2 giorni. All'epoca ero fidanzata, ho portato il mio fidanzato con me, ma io so che se non ci fosse stato lui io mi sarei sentita tranquilla di fare questa esperienza. E a Mosca la metropolitana chiude a 1 di notte, se non sbaglio, e io sono ritornata a casa un mare di volte da sola. Certo, stavo bene attenta a non andare in determinati posti, anzi, questo fatto anche, sai, il controllo, le telecamere ovunque. Non è che sono in casa tua, sono le telecamere nei posti all'aperto dove sono anche da noi. A volte ti possono fare un grande servizio. Invece, per quanto riguarda la sanità, c'è un problema che fin quando tu non ottieni il permesso di soggiorno, tu non puoi fare uso della sanità statale. Se tu ti trovi senza permesso di soggiorno, vuol dire, a meno che non sei entrato per altre vie semi-legali o illegali, vuol dire che sei assunto da un datore di lavoro che per obbligo deve farti un'assicurazione sanitaria che copra almeno i casi di emergenza. Infatti io avevo questa assicurazione sanitaria, se stavo male mi visitavano e mi facevano le prescrizioni, poi quando andavo per il check-up successivamente
te mi dicevano no, questo lo devi pagare perché adesso sei guarita. Però obiettivamente adesso che sono in Italia mi rendo conto in maniera definitiva che lì i medici privati costano di meno dei medici privati in Italia. Cioè se io voglio andare dalla ginecologa privata qua, da noi, minimo 100 euro. Lì ci sono diverse fasce perché lì hanno queste fasce per tutti i gusti a seconda di quanto sei ricco o povero. Puoi andare dalla clinica per VIP, puoi andare dalla clinica per poveri. Però non so, c'era una clinica di fronte a casa mia dove ho pagato 2000 rubli, che Mm. sarebbero col cambio corrente 20 euro per la ginecologa privata. Qua si paga 20 euro di ticket per andare da quella statale. Mhm. Invece, quando ho cominciato a usufruire poi della sanità statale col permesso di soggiorno, non ho mai pagato per nulla. Cioè non c'è il Mhm. ticket in Russia. Tu ti Mhm. viene assegnato il medico, vai, il medico ti manda dagli specialisti. Allora, diciamo che siamo a Mosca, innanzitutto, perché non funziona così in tutta la Russia. Ci sono ospedali fatiscenti in giro per la Russia. A Mosca tutti abbastanza nuovi, belli. Ci sono stati diversi casi di malasanità anche tra persone che io conosco, sia a livello privato che a livello statale. Nella mia esperienza io mi sono trovata molto bene, mi è stato ricostruito un timpano in Russia, hanno fatto un ottimo lavoro. Io sono ritornata a sentire, non ho dovuto pagare niente, c'è tutto a spese dello Stato. Io ho partorito in Russia, anche lì il ginecologo che mi ha seguito. Io non sono contenta e tuttora faccio una pessima pubblicità a quell'ospedale, però posso comunque dire che ho ricevuto un servizio completamente gratuito. Addirittura loro hanno questa pratica di mandare infermiere e pediatri del policlinico più vicino a casa nelle prime settimane di vita del bambino. Quindi quando tu torni a casa dall'ospedale, il giorno dopo ti viene a trovare qualcuno dal policlinico per controllare se il bambino sta bene, se tu te la stai cavando col Mhm. bambino, e a darti consigli sull'allattamento, su come tenerlo pulito e tutto questo senza pagare ticket, senza pagare niente. Quindi da questo punto di vista, ecco, come sistema mi è piaciuto. Bene, se ci ricapitoli velocemente i pro e i contro, secondo te, della Russia? Ah, allora, i pro di vivere, non dico proprio in Russia, ma a Mosca perché la mia esperienza è più centrata su Mosca e che è una città che brulica di attività culturali, di business. È una città in cui sicuramente se si è preparati a farlo, se lo si sa fare, si può crescere sia Mhm. economicamente sia professionalmente. Contro, data soprattutto la situazione al momento, è che andare a Mosca significa essere molto lontani e avere molte meno possibilità di, per esempio, venire a trovare i tuoi a casa in Italia. Dipende anche quanto ci tieni tu a fare continuamente il punto sul fatto che la democrazia è meglio. Se per te è molto importante continuamente manifestare questo fatto nella tua vita, probabilmente non è il posto ideale per viverci perché ti vai cercando magari dei problemi. Però se tu ci vai perché vuoi crescere, vuoi ambientarti, vuoi provare a mimetizzarti con le persone del posto, vuoi provare a conoscere come vivono queste altre persone, indipendentemente dalle tue idee personali, allora sì. Un lato negativo, io direi il clima a Mosca è molto rigido e per quanto io sia stata affascinata all'inizio dalla neve, che da me non c'è perché io sono del sud, quindi per me la neve era una cosa esotica, al sesto mese di neve io mi stavo sparando. Ai meno 20 ci si abitua perché è comunque un freddo secco, in casa si sta caldi e lì ci sono tante attività da fare al chiuso. Un altro contro, io direi, le abitazioni in Russia non sono belle come le nostre in Italia. A livello estetico loro badano molto di più alla praticità, insomma, a mettere quante più persone nelle Mhm. abitazioni in modo che le persone lavorino. Ah, e altro negativo, cioè se vai in Russia perché vuoi diventare cittadino russo e sei uomo, pensaci bene. Ti vuoi fare il soldato? Perché se non lo vuoi fare non ti conviene. Bene, se poi volete saperne di più sulla Russia, perché in questo momento Sydney è in Italia, come ci ha detto, però comunque lei continua a pubblicare sul suo canale YouTube, perché lei ha anche un canale YouTube dove pubblica anche tante cose sulla Russia, giusto Sydney? Sì, Eh. Sid sul tubo, sì, c'è una rubrica russaliana che si chiama come un blog che avevo una volta che ho chiuso dove cerco di raccontare sia cose che abbiamo filmato prima di tornare, sia cose che quotidianamente mi viene in mente che potrei
dovrei raccontare su questo paese, sì. E poi adesso ho aperto da poco un canale Telegram che però è in russo, dove Mm. racconto ai russi dell'Italia e lo faccio su Telegram perché i russi adesso hanno meno accesso a Instagram e Facebook. Bene, hai fatto bene a dirlo, almeno chi vuole sapere di più sulla Russia vuole venire a vedere il tuo canale, insomma, viene. E se poi qualcuno ha qualche domanda, perché magari qualche domanda verrà fuori, no? Ti si può far Sì, scrivere, no? certo, Ok. certo. Vi ricordo poi di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter e poi iscrivetevi anche al canale di Sydney. Poi ci Grazie. vuole un bel like anche a questo video sulla Russia. Infatti. Un bel like questo ci vuole perché insomma anche per Sì. stimolarci, no, a fare sempre più Sì, video. e pure Insomma. perché è una bella iniziativa questa di raccontare altri paesi attraverso le persone Mm. che ci sono state. Bene, Sydney, noi ti ringraziamo tanto per essere stata nostra ospite. Grazie a te di avermi invitata, veramente mi ha fatto molto piacere. È stato un piacere nostro e ti auguriamo comunque il meglio. Speriamo che questa situazione, questa guerra, insomma, finisca. Sì, che Così, sia più anche se poi possibile voi. andare avanti e indietro come si faceva prima e magari Eh, vivere una vita in tutti e cioè, due i posti contemporaneamente. un Sono saluto alla solo nostra Italian fiduciosa. Globetrotter dalla Russia, anche se ora sta in Italia. Un nuovo inizio, sì. Un nuovo inizio dopo Grazie. tanti anni, eh. Grazie. Grazie a te, Va Sydney. bene. Un Ciao. salutone. Ciao, ciao, Ciao ciao. ciao. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good